Io sono Lorenzo di Segreti Occulti e tutti quanti ci siamo chiesti almeno una volta nella vita come fossero. No, non fa più ridere. Quello che volevo dire è perché ci siamo chiesti, perché ogni volta che vediamo un film su Batman c'è sempre la stessa tiritera. I genitori vengono uccisi, lui che cerca di salvare tutti, brutto cattivo che mette in pericolo Gotham, ma perché non qualcosa di diverso? Ed ecco qui 5 Batman che vorremmo vedere sul grande schermo, o perlomeno io. E partiamo con il primo, con il Batman crociato. Nel periodo in cui Bruce Wayne era costretto su una sedia a rotelle dopo la tremenda sconfitta subita per mano di Bane, che sappiamo tutti gli ha scrocchiato un pelino la schiena, il nostro Azrael, che si tratta anche del mio personaggio secondario preferito dell'universo di Batman, prende appunto il mantello da Cavaliere Oscuro. Azrael però, che è un crociato incappucciato, non è molto d'accordo con tutto quello che predica Batman. Infatti, la sua interpretazione del Cavaliere Oscuro risultò tuttavia un po' violenta, tanto che modifica praticamente tutto il costume, dotandolo di guanti con artigli metallici e Gesù. Fatto sta che funzionava, infatti riesce a sconfiggere Bane e a conquistare la fiducia di Robin e Nightwing. Io non vorrei dire nulla, ma un Batman che grida Deus Vult, io lo vedrei. Passiamo al secondo posto con il più classico dei classici. Tutti quanti hanno pensato almeno una volta, ma perché Batman pipistrello, vampiro, il Batman vampiro? Questa naturalmente non è una storia molto, alla DC. Infatti è ambientata fuori dall'universo DC. E si tratta di una storia in cui è presente Dracula, che senza alcun apparente motivo si trova a Gotham e con i suoi mille seguaci praticamente si diverte a succhiare il sangue alla gente di Gotham. Così Batman diventa vampiro per essere più forte e per sconfiggere Dracula. Ci riesce e poi alla fine però diventa troppo cattivo perché non riesce a placare la sua sete di sangue e niente, alla fine chiede ad Alfred di farsi uccidere. Un pelino trash ma curioso. Passiamo alla terza posizione, che non è una posizione perché non è una top, ma Batman diventa papà! Diciamo che ecco, chi segue un po' i fumetti sa che Batman è anche un grande ficcatore e in una di queste belle sveltine con Talia al Ghul, figlia di Ra's al Ghul, esce un bebè. Vengeance. Che per la maggior parte del tempo Bruce neanche sa che esiste. E infatti gli viene praticamente appioppato dalla madre dopo che si è rotta il cazzo di stargli appresso, dopo più o meno una sedicina d'anni, e niente, lui dice vabbè, ho i soldi. Il problema è che questo figlio, che è Damian Wayne, o Damian Al Ghul appunto, per la maggior parte del tempo è cresciuto con la madre, quindi è un assassino, è viziato e per di più ha delle forti problematiche dal punto di vista di voler per forza avere l'approvazione altrui. Quindi accetta il padre perché tanto c'ha i soldi e lo può viziare. Non ce l'ha particolarmente con lui, stranamente, per essere un Al Ghul, e alla fine cerca anche di aiutarlo nella sua carriera mascherata. Il problema è che così facendo diventa un Robin, ma un Robin che scanna di botte fino alla morte tutti quanti, e questo non va bene. Perciò il padre, Batman, insegnerà al figlio come si picchia senza uccidere, perché la violenza è buona, ricordatelo, la violenza è buona finché non uccidi, giusto? E qui invece ribaltiamo i ruoli perché arriviamo al quarto Batman, che è uno di quelli che vorrei vedere di più, perché il Batman spietato. Varie volte il nostro vendicatore mascherato ha perso la retta via diventando un eroe. Ebbene sì, perché il personaggio nasce con l'appellativo di vigilante, cioè non prevede per forza la sopravvivenza del cattivo. E in questo caso il nostro Batman invece non la vuole proprio la sopravvivenza del cattivo, diventando una spietata macchina di morte, massacrando chiunque rubi anche una merendina. Già, state attenti. E non sarebbe per niente male vedere un Batman che ha tanti combattimenti al cinema, e splatter, e cervelli che esplodono, battaglie sulla moralità che vengono fatte a Batman, quindi tipo ehi, non uccidere perché è sbagliato.
E magari con un Jim Gordon stavolta non proprio dalla sua parte, visto che, beh... Ed ecco qui l'ultimo degli ultimi, il più grande dei grandi, il Batman Joker. Cioè, sì, avete capito bene, Batman Joker. Questa versione è stata un po' esplorata nell'ultimo gioco di Batman, Batman Arkham Knight. Cioè, in poche parole, in un impeto di rabbia, alla fine, Batman non gliela fa più e dice: cazzo, mi son rotto i coglioni. Io questo qui lo ammazzo, perché non ce la faccio più a sentirlo ridere. In poche parole, cede alle sue emozioni e ammazza il nostro Joker. Il problema è che il Joker era nel suo ultimo scherzo e gli fa prendere un gas che appunto lo porta ad avere delle visioni e anche una malattia mentale, insomma diventa il Joker e così facendo diventa appunto un pazzo psicopatico che ride tanto. E per dirne una, in un scatto di rabbia un po' troppo, ecco, prende due tizi con un figlio, li porta in un vicolo e simula l'uccisione dei suoi genitori con un bambino a caso, facendolo diventare orfano. Già, se questo dovesse uscire al cinema, probabilmente sarebbe un horror, o perlomeno un film, ecco, un po' mentale. Comunque, abbiamo finito qui. Vi ricordo di seguirci su TikTok e anche su Instagram, lasciate like, commentate e condividete, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ci vediamo al prossimo video.